E stai dietro corri là, questo solo dietro io, guarda. Di quelle montagne dove io sono nato. Vai Umbo, i tuoi insegnamenti mi porteranno a un grande viaggio. Stamattina si è bevuto una Monster Mango anche. Ci mancava la moto appendiabiti da un po' di tempo. Sopra Limone Piemonte si campeggiava. La bellezza della montagna. E poi c'è la nobiltà di Ermanno. E non è la moto più bella del mondo, Erma. Preferite nuovo, poco nuovo o vecchio ma molto aggiornato? Vecchio poco vecchio. Queste sono le due generazioni di Tenere. Oggi bellissimo. L'Alta Via del Sale facile ma paesaggi mozzafiato. L'uomo così imparò a fare gli utensili. Buonanè. Nonostante il mono distrutto abbiamo deciso di continuare e infognarci nel nulla. Com'è Erma? Voleva farvi vedere la vista ma c'è la nuvola di passaggio. Vediamo tra quanto mi molla. Sfida tra carri armati. Tenere o modello sconosciuto alleato? L'atto qual è meglio? Questo è meglio. Ah, del chiazzone dal mono. Sarà sempre più divertente. Suca. Oggi campeggio vero. Domani facciamo direttamente colazione con le uova qua, delle galline. Guarda questa come guarda cattiva. Che bello avere la cloaca. Che comfort. Meno cose hai, meno cose si rompono, Erma. Esatto, come la Guzzi, quello che non c'è non si rompe. Esatto. Per non farsi mancare niente abbiamo trovato un bel pistino, abbiamo fatto un giro e adesso arriva Erma.
il crossista è il crossista. Anche poi anche su un atelier in Vialdina con questo stile. Ermanno, devi copiare anche posticino. Un appoggio in Provenza, ne abbiamo approfittato per andare a cercare uno specialista delle sospensioni. L'idea iniziale del viaggio era di farci Balcani, Macedonia, eccetera eccetera, ma ovviamente col casino del Covid non è stato possibile. Abbiamo ripiegato sulla Francia e abbiamo preso le tracce della TET, ovviamente Ardalpi Tour, Via del Sale, eccetera eccetera, le abbiamo unite tutte insieme. Abbiamo tempo fino al 16 agosto per girare e fare più strada possibile. Fortunatamente stamattina, girando prima uno specialista poi un altro, siamo riusciti a trovare uno che lavora a Jolins. Domani sera o venerdì al massimo, speriamo, la moto sarà pronta. Mais je m'en sers pas, je roule pas avec. J'ai un bébé, alors pour la mettre dedans, je fais beaucoup de plongée. Et mettre les bouteilles de plongée dedans et tout ça. È tornata. Point long. Tutto nuovo adesso. Erma mi ha appena chiesto come va il mono. È una figata! Finalmente. J'ai fait un bon travail. Quindi siamo tornati in moto e adesso vi faccio vedere. Spettacolo. Le lac. Le lac. Dalla terra dei 40 gradi. Ermanno sta benissimo, ovviamente, giacca invernale nera. Per oggi finito, 450-60 km più o meno. E con un finale a sorpresa. Gli ultimi 50 km vi sono stati molto molto divertenti. Guardate il bastardone. E mo, stasera si deve stallonare la Scorpion, porco. Speriamo di non aver pizzicato. Una pizzicata è andata. La seconda, oh no, hai perso, no, sta su, no, recuperata. Attenzione, no. E vi sarete chiesti dove cazzo era la moto senza ruota? È qua. Gli aghi di più te lascio qui nel cuscinetto perché tanto... Sì, grazie. Quelli migliorano la trazione. La tenda è montata. La roba è stesa a cazzo sugli alberi, giustamente. La gomma tiene. E mo si beve birra. La tipica birra media di Ermanno a pranzo. Oggi arriviamo sui Pirenei. E avvicinandosi alla Spagna si incomincia a vedere qualcosa di molto molto delizioso. Tapas! Bellissimo passo di montagna. Siamo sempre più vicini ai Pirenei, al confine con la Spagna. Piove un pochino, ma super! Una bellissima pista di montagna in sabbia. Ci siamo presi un po' di rischi, ma ci si diverte, dai. Siamo praticamente all'inizio della pista dei Pirenei. Oggi un buon 300 km. Abbiamo sbagliato strada e stavamo finendo in Spagna. E allora abbiamo corretto e siamo tornati indietro di 50 km.
Ora ci sta scassando di birre e rosé come ogni sera. Buonanè. 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 Primo pioggione del viaggio. È un po' coperto così. Oggi però abbiamo fatto già una pista fichissima sulle palle eoliche. E ci sono i cavalli. Bello, bello, bello. Qua siamo in un campeggio tipo una colonia estiva. I ragazzini hanno voluto fare la foto con noi. Normale che non hanno visto Armando in faccia, sennò gli incubi stanotte. Oggi si fa anche il test del tappo di sughero sull'OJ, se funziona. Bellissimo, ma che posti pazzeschi. Te là la nebbia che se ne va dal sole. Wow. No vabbè, oggi è da fermarsi perché cioè, io mi fermo, Erma va avanti. Qua è una roba spettacolare. Sembra di essere in Albania. Un'altra volta bucati. Porca merda. E siamo a casa di sti francesi perché abbiamo finito le camere e dobbiamo anche riparare le camere. Porca. Riparata con una camera nuova che il buon Ermanno è andato a comprare grazie ai nostri nuovi amici. Meno male che abbiamo trovato sti cazzo di hippie in mezzo alla montagna. Bel giardinetto da francese. Mister Saldatore. Già che ci siamo mettiamo a posto le luci di Erma. Il n'y a pas eu le momento de mento en Italie non? Nonostante la bucatura, più o meno i chilometri che dovevamo fare li abbiamo fatti, ce ne mancavano una trentina. E abbiamo preso la tenda di Gheddafi stasera. Intanto vediamo un momento di spogliarello di quelli. Instagram lo censurerà di sicuro. E poi questa è la tenda di Gheddafi, va che lusso. Erma ha battezzato le danze, finalmente ha fatto un appoggino. Andando, perché di appoggini in versione fermi ne abbiamo fatti un po'. Ma andando è il primo. E il pezzo più importante del Nautilus adesso è da mettere a posto. Tra l'altro notate tutte le botte che è sul serbatoio, ma che figata. 19 litri adesso, per alleggerirlo ovviamente. Sì, esatto. Abbiamo trovato proprio sulla traccia delle tette un'officina coi controcazzi, con altri viaggiatori enduristici, alla 701 Enduro. Ora quasi quasi, a parte comprare le camere d'aria, così ce l'abbiamo, vediamo se riescono a mettere a posto i miei cuscinetti, proviamoci. E il posticino. E mi stanno anche creando il distanziale che qualche meccanico di merda tra una smontatura e una riparatura del mozzo e l'altro, non si sa dove, se l'ha messo nel culo. Stiamo anche in mano alla gabbia. La rada interna. Erma invece terzo cambio di pastiglie, fa le staccate alla Troy Bayliss. Che belle bestie. Si spara la coda in faccia l'un l'altro. Sarà per le mosche. E rianda lassù. Figa, le coque sportive.
Ma che stronzo sportivo che fa? Figa che endurista. Oggi ci siamo fermati a pranzo e alla fine abbiamo bevuto un buon 5-6 pression e abbiamo chiesto se si poteva montare la tenda qua nei paraggi, perché come avete visto nell'ultimo video c'è un bello spiazzo con un bel panorama. Il tizio fa sì non c'è problema, poi torna dopo 3 minuti e fa guarda, se mangiate qua stasera potete piantare le tende qua nel giardino del ristorante, c'è la pompa, l'acqua, eccetera eccetera. E ovviamente abbiamo accettato e abbiamo continuato a bere 350 birre e stasera mangiamo qua e campeggiamo qua con degli amici randonneur incontrati sulla strada. Posto questo già apparecchiato questa sera. Quando ti esplode il grasso per catena nella valigia. Bella sburata. Se poi oggi non devo bestemmiare. Oggi finalmente abbiamo avuto quello che Ermanna aspettava da 10 giorni. L'Erzberg. Oh, cazzo cadapiedi. Simpatica, eh? Abbiamo sbagliato tracciato e siamo fermati nell'altra traccia. Sono volato, minchia, tirar sulla moto un casino. Poi mi scende la catena e io vado subito in paranoia. La ragazzina qua si irrita. Finalmente il primo pezzo si poteva fare non con una moto da strada, tutto il viaggio. Praticamente vedendomelo di fronte ho provato a casciare la moto sulla strada e ha funzionato perché effettivamente la moto non ha colpito il camion, ma l'unica cosa che ha colpito il camion è stato il mio piede sinistro. Ovviamente i guidatori erano dispiaciutissimi eccetera, si sono resi conti che erano un po' in mezzo al cazzo e si è riuscito a trovare una soluzione almeno per portare le moto a casa, perché effettivamente il piede sinistro c'è il cambio e a parte lo stivale non ci entrerebbe mai, però se fosse stato il destro avrei potuto spararmi i 1200 km per tornare a casa, ma col sinistro così un po' dura. Quindi Air Max adesso sta andando a prendere un furgon a Po, che è una delle città più grandi qua vicino, carichi alle moto e buona, si finì. È davvero un peccato perché dopo tutta sta strada sarebbe stato bello arrivare sull'oceano dopo aver visto così tanta montagna. Che ci dobbiamo fare? È andata comunque bene. Con queste cose ci si può fare molto più male. La strada era brutta, c'era il burrone, un bel burrone a sinistra scendendo, quindi dai, meglio così. Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito in questi giorni, anche i commenti alle storie mi hanno fatto morire dal ridere, grandissimi. Come potete vedere la moto è praticamente integra. Scusate, devo saltellare. Ho rotto qua il kill switch, il paramano un po' piegato, ma è tutto a posto. E questa sarà la mia nuova attrezzatura per un mese. Con l'aiuto del furgone si è riusciti ad arrivare a Biarritz. Gira ancora un po' le palle perché ai 90 ero arrivati, mancava un pochi chilometri.
e magari si provava a far surf, almeno ci si rompeva facendo qualcosa di divertente.